Ciao, hackerini e hackerini! Quante volte avete sentito dire hanno hackerato un sito web oppure rubato i dati di migliaia di utenti? E magari vi siete chiesti, ma come fanno? Come riescono ad entrare nei sistemi, rubare dati o addirittura prendere il controllo di un sito? Beh, la risposta non è semplice, ma oggi faremo un viaggio tra le 10 vulnerabilità più comuni del web, quelle che possono trasformare un normale sito in un bersaglio perfetto. In genere, quando si parla di vulnerabilità web, si finisce sempre per citare l'OWASP. L'OWASP, che sta per Open World Wide Application Security Project, è una fondazione no profit che lavora per migliorare la sicurezza del software. La sua missione è quella di creare una community globale per rendere il software più sicuro, attraverso formazione, strumenti e collaborazione aperta. Tra i suoi progetti più famosi c'è la OWASP Top 10. Immaginala come una classifica mondiale dei punti deboli più comuni nei siti web. Invece della Top 10 dei 12 più famosi, qui abbiamo la Top 10 delle vulnerabilità. È una lista di riferimento per sviluppatori, tester, esperti di sicurezza, ma anche per chiunque voglia capire come difendere meglio il proprio sito. Questa classifica viene aggiornata nel tempo. Io farò riferimento a quella del 2021, che è l'ultima disponibile, ma è probabile che nella prossima versione qualcosa cambi. E siccome è una vera e propria classifica, partiamo dalla 10ª posizione e scopriamo chi si porta a casa la medaglia d'oro delle vulnerabilità web. In 10ª posizione troviamo il Server-Side Request Forgery. È un tipo di attacco che sfrutta la fiducia, a volte un po' troppa, di un sito web. In molti casi i siti web devono andare a prendere informazioni o immagini da altri indirizzi su internet. Pensa al profilo del tuo account Facebook. Hai la possibilità di cambiare l'immagine del profilo. Puoi caricarla dal tuo PC oppure inserire un link ad un'immagine trovata online, tipo un'immagine dei gattini presa da Google. Il sito scarica quell'immagine e la imposta sul tuo profilo. Fin qui tutto bene, ma il problema nasce quando quel link non viene controllato e un hackerino ci mette dentro qualunque cosa. Magari un link ad una pagina interna della rete aziendale, non accessibile dall'esterno. Immagina un ristorante. I tavoli all'esterno sono le pagine pubbliche, quelle che tutti possono vedere. La cassa invece è dentro, è la zona riservata dove si gestisce tutto. Dall'esterno non ci puoi entrare, a meno che tu non riesca ad ingannare il cameriere e farti portare fuori i soldi della cassa. Ecco, nel web il cameriere è il server e se lo inganni abbastanza bene ti porterà dati che non dovresti vedere. Alla 9ª posizione abbiamo la mancanza di log e monitoraggio. Non impedisce l'attacco, ma ti impedisce di accorgertene in tempo. I log sono come il diario del sito, annotano chi ha fatto cosa, quando e se qualcosa è andato storto. Se il sito non registra queste informazioni o nessuno le controlla, non saprai mai se qualcuno è entrato, fino a quando non è troppo tardi, magari quando i tuoi dati sono già stati rubati. Pensala come un allarme di casa, ma senza batterie. Tutto sembra tranquillo finché non scopri che ti hanno già svuotato il salotto. All'8ª posizione troviamo gli errori di integrità di software e dati. Qui il problema è la fiducia mal riposta. Succede quando un'applicazione scarica o aggiorna componenti da internet, come librerie, moduli o plugin, senza controllare davvero che provengano da una fonte sicura o che non siano stati modificati lungo il percorso. Quindi si fida di quello che scarica. Se qualcuno riesce ad infilarsi nel mezzo e cambiare anche solo un piccolo pezzo del file, l'applicazione non se ne accorge e lo installa lo stesso. Così, invece di un aggiornamento legittimo, potresti ritrovarti con un aggiornamento infetto. È un po' come accettare un pacco da poste misteriose, senza controllare il mittente. Magari invece del nuovo telefono ti arriva un bel malware. In 7ª posizione troviamo gli errori di identificazione e autenticazione. In poche parole, tutti quei problemi legati al login e alla gestione della sessione. Quando accedi ad un sito si apre una sessione, cioè quel periodo in cui il sito riconosce chi sei senza chiederti di nuovo la password. È comodo, pensate al carrello di Amazon che resta lì mentre navigate. Senza la sessione, ogni volta che cambieresti pagina perderesti tutto. Addio carrello che ci hai messo ore a riempire. Ma se la gestione della sessione non è sicura, un hackerino potrebbe rubarla e continuare a navigare con il tuo account, magari comprando cose con i tuoi soldi. È come se trovasse il vostro biglietto d'ingresso ad un concerto e lo usasse al posto vostro. 6º posto, i componenti vulnerabili o obsoleti. In pratica quando un sito usa librerie o moduli vecchi e non aggiornati, con vulnerabilità già note. Un sito web alla fine è un insieme di tanti pezzi. Per non reinventare la ruota, gli sviluppatori usano spesso librerie fatte da altri per svolgere compiti comuni, come ad esempio gestire una galleria di immagini. Il problema è che se si usano pezzi vecchi che hanno vulnerabilità già scoperte e documentate, a volte anche da anni, si lasciano buchi aperti nel sito che un hackerino può sfruttare. Tipo qualche anno fa è stata scoperta una vulnerabilità nella libreria Log4j. Quando è stata scoperta ha mandato nel panico mezzo mondo informatico. Era una libreria per registrare i log ed era molto usata in tantissime applicazioni e il bug permetteva di eseguire il codice malevolo
accessibile praticamente ovunque. Un incubo. Praticamente è come avere un'armatura di ultima generazione, ma con un pezzo arrugginito nel punto vitale. Ma basta un colpetto nel punto giusto e sei vulnerabile. Ci avviciniamo al podio. In quinta posizione gli errori di configurazione. Quelle piccole disattenzioni che lasciano porte aperte senza volerlo. Normalmente un sito web mostra solo ciò che serve all'utente e nasconde il resto. Codice, file, documenti interni. Ma basta una configurazione sbagliata, una cartella accessibile per errore o una password predefinita rimasta lì e un hackerino può entrare dove non dovrebbe. Un po' di tempo fa alcuni siti lasciavano accessibili le pagine di amministrazione, quelle da cui si gestiscono utenti, contenuti, tutto. Bastava scrivere /admin dopo l'indirizzo del sito e se la configurazione era sbagliata ci si trovava davanti al pannello di controllo senza nemmeno dover far login. Bello, eh? In quarta posizione abbiamo la progettazione insicura. Qui si parla di problemi che nascono già nella fase di progettazione, ben prima che venga scritta una singola riga di codice, quindi ben prima che venga effettivamente creato il sito web. Un errore di progettazione potrebbe essere per esempio un sistema di recupero password che ti chiede: come si chiama il tuo gattino? Certo, se il tuo gatto si chiama Fluffy, indovinare non è poi così difficile. È un po' come costruire una casa bellissima e robusta, ma dimenticarsi di includere le fondamenta o progettare le finestre in modo che chiunque possa aprirle dall'esterno. L'errore sta proprio nel progetto di base. Ed ora il podio. In terza posizione abbiamo l'injection, quando un'applicazione prende i dati inseriti da un utente e li usa direttamente in un comando senza controllarli. E qui può succedere il disastro. La più famosa è la SQL injection. Immaginate che il vostro sito web abbia un database, che è un po' come un grande archivio, dove salva tutte le informazioni, dai prodotti agli utenti. Per chiedere informazioni a questo database, il sito usa un linguaggio chiamato SQL. Se un hackerino riesce a inserire comandi SQL direttamente nel campo di un modulo, come ad esempio in un login, può ingannare il database e fargli eseguire azioni non previste, come mostrare dati sensibili o persino eliminarli. Ora pensate che per farvi entrare, il sito chiede al suo database: questo username e questa password corrispondono a qualcuno? E questo lo fa utilizzando una query SQL, che appunto non è altro che una domanda al database. Potrebbe essere qualcosa come select star from users where username è uguale all'username che avete inserito and password uguale alla password inserita. In pratica il database esegue quella richiesta, controlla username e password e se trova una corrispondenza restituisce le informazioni dell'utente. Il problema nasce se il sito usa direttamente quello che scrivete nei campi senza verificarlo. Un hackerino per esempio può mettere nel campo della password del testo che modifica la domanda che il server fa al database, trasformando il controllo in una condizione che risulta sempre vera. Per esempio un classico è OR 1 uguale 1. Così la richiesta SQL di prima risulterebbe come select star from users where username uguale username inserito and password vuota or 1 uguale 1. E questa sarà sempre vera, fidatevi. Così il database restituisce comunque l'account richiesto e l'hackerino riesce ad entrare senza conoscere la password giusta. Il sito si fida ciecamente di quello che gli scrivete e lo usa per fare domande al database. Se non si controllano gli input, qualcuno può ingannare quella domanda e farsi aprire la porta. Praticamente è come ordinare una pizza. E invece di scrivere soltanto Margherita, scrivi Margherita e già che ci sei dammi anche i soldi della cassa del negozio. Il pizzaiolo non dovrebbe seguire comandi extra. Eppure vi ritrovate un sacco di soldi insieme alla pizza. Al secondo posto troviamo i fallimenti crittografici. In pratica parliamo di tutti quei casi in cui i dati sensibili non vengono protetti bene. Per esempio le password salvate in chiaro, cioè così come sono. Se qualcuno riuscisse a rubare il database, troverebbe le password leggibili come se fossero scritte su un post-it. Per questo si usa la cifratura, serve a rendere le informazioni illeggibili, così anche se vengono rubate è difficile utilizzarle. Ed è proprio da qui che nascono i famosi data breach, ovvero quando avviene una fuga di dati da un'azienda o da un sito web. Se i dati sono cifrati bene, chi li ruba non può farci molto, ma se non lo sono, basta un attimo e milioni di password finiscono in chiaro sul web. Ne ho parlato meglio in un altro video, quindi se vi incuriosisce il tema dei data breach andate a recuperarlo. E al primo posto, il vincitore indiscusso, il Broken Access Control. Succede quando un utente riesce a leggere o modificare dati che non dovrebbe nemmeno poter vedere. Immagina per esempio Facebook. Se il sito avesse questa vulnerabilità, potrei entrare nel tuo profilo senza conoscere la password. Mi basterebbe indovinare o cambiare l'identificativo del tuo account e bam! Potrei vedere le foto private del tuo cagnolino e tutto il resto. Questo accade quando il sistema non verifica bene i permessi dell'utente. In pratica non controlla se hai davvero il diritto di accedere ad una certa pagina o ad un certo dato. È un po' come se la porta del condominio avesse
avesse la serratura rotta. Chiunque può entrare e curiosare negli appartamenti degli altri senza problemi. Queste sono le 10 vulnerabilità più comuni di un'applicazione web, ma sono soltanto la punta dell'iceberg del complesso mondo della cyber security. Come hai visto, le debolezze non sono solo nel codice, ma anche nella progettazione e nelle configurazioni. Magari farò un video più dettagliato su alcune di queste vulnerabilità. Ma intanto, se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cyber security. Ciao, alla prossima!